Ben trovate e ben trovati da Ivan Fiorillo. Grazie per le interazioni con cui arricchite sempre gli articoli della rubrica dello scettico, il verificatore a caccia di bufale e bugie nel mainstream. Le arricchite attraverso delle discussioni, attraverso delle domande, attraverso risposte che date voi stessi, approfondimenti. E tutto questo vi invito sempre a farlo pubblicamente piuttosto che in maniera privata. In questo modo, infatti, chiunque, qualsiasi lettore può uscire arricchito dalla discussione, dai contributi che può leggere e se ha delle domande può trovare lì stesso delle risposte piuttosto che ricevere molte domande simili o addirittura uguali e dover rispondere più volte appunto a queste domande. Quindi discutiamo sempre in maniera pubblica sulle varie piattaforme, quelle che preferiamo, e in questo modo, solamente così, potremo costruire una vera società democratica della conoscenza. E questo non vuol dire che chiunque può dire sempre la sua per qualsiasi argomento senza conoscere quell'argomento. Società democratica della conoscenza vuol dire infatti che prima di esprimere una propria opinione, per costruirsi una propria opinione, bisogna conoscere bene l'argomento che si sta affrontando. Quindi esprimere sì la propria opinione, però sempre in maniera informata e costruttiva per la crescita proprio di questa società della conoscenza e per la crescita di ciascuno di noi all'interno di questa società. Cosa accade quando una redazione di una testata non ha degli esperti di comunicazione scientifica al suo interno? E questa è la situazione per la stragrande maggioranza dei giornali italiani. Beh, accade quello che abbiamo visto, per esempio, qualche settimana fa sull'Huffington Post. Non solo sull'Huffington Post, però. Abbiamo infatti notato che questa notizia, trovate l'articolo proprio nella descrizione del video, è stata diffusa da varie testate, da vari siti di informazione e da vari giornali. Una donna sintomatica avrebbe contagiato 71 persone in un ascensore in un minuto. Dei titoli sparati così che gridavano all'allarmismo. Questa è una notizia che mi avete proposta voi attraverso le mie email, vi invito a continuare a farlo. Proponetemi le notizie del mainstream che vi sembrano strane e che quindi noi verificheremo sulla nostra rubrica. Ma in realtà me l'avevate segnalata proveniente da un altro sito, ilmeteo.it. Avete presente? Un sito che ogni giorno ci inonda di notizie con titoloni capitali, quindi a lettere maiuscole. Voi sapete che quando si utilizzano le lettere maiuscole su internet vuol dire che si grida, quindi per lanciare dei segnali che dovrebbero destare allarme. Ma un conto è smentire un sito come il meteo.it, un altro conto invece è smentire un sito come l'Huffington Post, perché è considerato da molte persone come un sito molto affidabile, un sito di informazione affidabile anche quando si occupa di scienza. Ne abbiamo detto che la comunicazione scientifica bisogna saperla fare, e infatti cosa è accaduto? È accaduto che questo sito non ha detto varie cose, quelle cose che ha detto le ha dette in maniera sbagliata. Prima di tutto abbiamo constatato una cosa: la fonte della notizia data dall'Huffington Post non è lo studio scientifico che loro stessi citano. E questo ve l'ho mostrato attraverso un dettaglio che sembra un dettaglio insignificante, ma in realtà è fondamentale per riuscire a capire proprio questo, e lo trovate nell'articolo. L'articolo scientifico infatti è stato pubblicato verso la fine di gennaio e dopo una decina di giorni è stato lanciato dalle varie agenzie di stampa internazionali. E cosa fanno quindi le redazioni che non hanno degli esperti di comunicazione scientifica al loro interno? Bene, prendono queste notizie lanciate dalle agenzie stampa internazionali e quasi le traducono in italiano. Questo perlomeno accade in Italia, ma non solo, naturalmente. Quindi traducono queste notizie in italiano, ma la fonte a questo punto è già una copia dell'articolo originale, quindi è la copia della copia. La prima cosa grave quindi è il fatto che lo studio scientifico non è la fonte di questa notizia, e per una notizia scientifica questo è molto grave, naturalmente. Infatti, nell'articolo scientifico si legge anche una cosa che è importante per chi fa scienza. Quell'articolo, infatti, è semplicemente un report di uno studio effettuato nei mesi, nelle settimane precedenti, in attesa poi che l'articolo completo venga pubblicato, e questo accadrà tra qualche settimana, proprio su una rivista scientifica. Il report quindi è suscettibile di modifiche. L'articolo finale potrà essere diverso dai contenuti che troviamo all'interno di questo report, e appunto è un report, quindi è un riassunto di quello che è accaduto, non è l'articolo scientifico completo. Questo è fondamentale naturalmente per capire che cosa quel testo scientifico ci sta dicendo. Bene, l'Huffington Post questo non ce lo dice, ce lo presenta come uno studio già completo, uno studio scientifico.
ed è la seconda cosa. Poi c'è un'altra cosa, ovvero ciò che nell'articolo scientifico viene descritto come un qualcosa ancora di probabile, si usano proprio queste parole, quindi dei risultati probabili, nell'articolo in italiano invece improvvisamente divengono una certezza e quindi l'articolo ha dimostrato un qualcosa. Abbiamo parlato la scorsa settimana di dimostrazione e nella scienza molto raramente si riesce a dimostrare qualcosa in maniera effettiva. Bene, l'articolo stesso scientifico dice che non è assolutamente questo il caso, invece l'articolo in italiano dell'Huffington Post, noi ci stiamo occupando di questo sito, ci dice esattamente il contrario. Un indicativo è un indicativo, un condizionale è un condizionale. Bene, sull'articolo italiano troviamo tanti indicativi, ovvero questa donna sintomatica ha contagiato tutte quelle persone prendendo quel fantomatico ascensore. Perché inoltre bisogna avere alcuni dubbi su questo articolo scientifico? Non si può infatti non parlare del fatto che diversi scienziati appartenenti alla comunità scientifica hanno espresso dei dubbi su questi risultati, ma questo è quello che accade normalmente per qualsiasi articolo. Infatti stiamo parlando appunto di una donna asintomatica e quindi voi sapete che la carica virale, non solo per questo virus naturalmente, ma in generale, quando appunto non si è sviluppata una malattia è molto bassa. E quindi la contagiosità non dell'agente stesso, ma proprio della malattia è molto improbabile. E quindi questo studio, che è uno studio epidemiologico, rischia di essere un grande castello di sabbia, un grande castello di carte, ma molto fumoso e che quindi non si poggia su delle basi solide. Questo è scritto naturalmente nell'articolo scientifico, ovvero i risultati ottenuti sono delle ipotesi di lavoro. Si ipotizza appunto che in quella determinata area della Cina, in quel determinato periodo di tempo, siamo nella primavera del 2020, sarebbe accaduto questo meccanismo di contagio. La donna asintomatica, ma poi diverse persone invece che sarebbero state contagiate da questa prima persona hanno poi sviluppato effettivamente la malattia e nell'articolo scientifico, se lo leggete, trovate proprio una tabella che mostra tutto questo. Non si parla di questo però nell'articolo dell'Huffington Post, ma c'è un'altra cosa che dobbiamo segnalare. Si tratta di una notizia? È una domanda infatti che dobbiamo porci, perché l'esperto di comunicazione scientifica sa quando un articolo scientifico deve diventare una notizia per la comunità e quando invece questo non deve accadere perché semplicemente non serve alla comunità. Attenzione, tutti i temi trattati dalla scienza sono naturalmente importanti perché tutti hanno delle ripercussioni successivamente nella vita di ciascuno di noi, ma questo non vuol dire che ciascun articolo su un determinato tema allora deve diventare una notizia. La maggior parte infatti di questi articoli assolutamente non servono a nulla per la comunità, appunto, per la società in generale. E c'è bisogno di una mediazione tra l'articolo scientifico, appunto, che bisogna leggere e deve essere quella la fonte, e l'articolo finale. Chi non è esperto di comunicazione scientifica si appoggia appunto a ciò che viene diffuso dalle agenzie di stampa, spesso quelle internazionali, ma non sempre le agenzie di stampa internazionali diffondono tutte le notizie, tutti i risultati che provengono dalla ricerca scientifica e che dovrebbero costituire delle notizie per la comunità, e al contrario non sempre tutte quelle che diffondono sono in realtà delle notizie vere per la società tutta. Si fanno a questo, ma la risposta ve la do io per quanto riguarda questo avvenimento, questo fatto scientifico. Non è una notizia. Infatti stiamo parlando di uno studio epidemiologico ancora appunto incerto, quindi semmai se si dovesse dare proprio questa notizia bisognerebbe sottolineare sia che non è un articolo già pubblicato e sia che è un'ipotesi di lavoro, ma soprattutto stiamo parlando di risultati che riguardano quella specifica determinata area della Cina in quello specifico tempo, ovvero la primavera del 2020, e soprattutto che riguarda quello specifico agente poi rivelatosi patogeno. I risultati quindi di questa ricerca non sono assolutamente estendibili né nel presente, né tantomeno nel presente della situazione italiana, e né naturalmente per il futuro, quindi per i mesi che ci aspettano. Come mai allora questa notizia, che appunto è una copia della copia, perché è stata diffusa subito dopo le notizie invece trasmesse in inglese e che si rifacevano, quelle invece sì all'articolo scientifico, ma anche lì con delle differenze, potete trovare tutto nell'articolo che io ho pubblicato, perché allora è stata data questa notizia? Anche questa domanda dobbiamo farcela.
ci sono dei secondi fini, forse bisognava insistere su questo allarmismo, bisogna insistere ancora oggi su questo allarmismo, altrimenti perché una notizia appunto di un risultato epidemiologico circoscritto nel tempo e nello spazio per un determinato agente che non corrisponde al nostro viene data in questi termini, con questi titoli anche allarmistici e che assolutamente non corrispondono a ciò che si legge nell'articolo scientifico originale. Sono domande che dobbiamo porci, ciascuno per la sua sensibilità darà le risposte che più ritiene opportune. Vi invito anche a scriverle in modo tale appunto che tutti possiamo leggerle, tutti possiamo trarre vantaggio dalla discussione intavolata. I dati oggettivi appunto sono quelli che ho cercato di mostrarvi nell'articolo, ma c'è di più. Infatti anche il debunking bisogna saperlo fare, anche il controllo dei fatti e delle fonti. Infatti mentre studiavo questa vicenda ho visto che c'era un sito, naturalmente non vi dirò il nome, che cercava di mettere in luce il fatto che questa notizia, siccome non dice il nome di questa donna asintomatica, siccome molti dettagli non si trovano negli articoli italiani che riportano questa notizia, allora è semplicemente una notizia inventata e che non ha nulla a che vedere con la realtà e appunto servirebbe per disinformare e per aumentare questa situazione allarmistica. Non è così. Infatti, se si va proprio a leggere lo studio scientifico citato, che loro stessi citano nelle notizie italiane, invece si vede che lì non è una notizia inventata, è una notizia che nasce da uno studio scientifico, ma semplicemente viene riportata in maniera errata da queste agenzie. Quindi anche il debunking, anche quando si cerca di controllare le fonti, anche quando una notizia ci sembra che non riporta dei nomi esatti, che non riporta i nomi dei luoghi, eccetera, anche lì bisogna essere però in grado di riuscire a capire come stanno realmente le cose. Quindi sì, è una notizia che presenta delle problematicità, però che nasce comunque da uno studio scientifico che è in procinto di essere pubblicato. Lo sarà probabilmente a settembre. Mercoledì uscirà la nuova inchiesta dello Scettico, ma dato che io non potrò informarvi di questa uscita nel giorno stesso, cioè mercoledì stesso, sui miei canali social, allora vi consiglio di seguire Ferrara Italia su Facebook, così non ve la perderete, la leggerete il giorno stesso. Noi poi ci vedremo domenica prossima, sempre allo stesso orario, sempre alle 18, sempre sul mio canale YouTube, per discutere insieme di questa inchiesta. Condividete questo video, non tenetevi ciò che approfondite, quindi un'informazione corretta solamente per voi stessi, altrimenti appunto non riusciremo ad informare sempre di più tutte le persone che ci stanno attorno. Quindi condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo quindi domenica prossima. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. Lo stiamo dimostrando settimana dopo settimana. A presto da Ivan Fiorillo.